Ciao a tutti, sono Aldo Pellegrini e in questo video andiamo a fare un po' un riassunto. Ho iniziato a fare dei video su Quad Cortex circa 6-7 mesi fa e vedo che ci sono delle domande nei vari forum o nel mio canale da parte di alcuni utenti che magari chiedono alcune precisazioni o un piccolo ripasso di alcuni punti. In questa puntata, in questo video, andiamo proprio a vedere alcuni punti già toccati in altri video, ma andiamo magari a ricordare alcuni passaggi specifici. Direi che parleremo di input level perché ci può cambiare diciamo il funzionamento dei nostri amplificatori, quindi regolando quello riusciamo a capire meglio come interagisce con i vari amplificatori. Andiamo a parlare di pedale d'espressione, quindi di come abbinare alcuni parametri al pedale d'espressione in maniera semplice, e parliamo ancora dello split e mix, questi diciamo metodi per creare dei paralleli o dei mix di effetti nella catena. Quindi tocchiamo questi tre punti molto veloci. Sì, magari parliamo anche un attimo del discorso della cattura, giusto per vedere, perché ho visto alcune domande un po' strane, giusto per diciamo specificare come si realizzano certi tipi di catture. Non saranno dei video tutorial specifici su tutti questi argomenti, vado a toccare solo alcuni punti giusto per ripassare video già visti che magari poi vi allego sotto o qui sopra, ok? Se ti piace quello che stai guardando, iscriviti al canale, clicca la campanellina così sarai sempre informato sulle nuove uscite e lascia un bel like, anche un bel commento su cosa vorresti vedere nei prossimi video e quali sono gli argomenti che ti interessano. Andiamo più veloci e vediamo subito sul Cortex Control come regolare questi parametri. Eccoci qua, andiamo subito a vedere quello che ci siamo detti un attimo fa. Allora, questo è un preset Asato che abbiamo fatto un po' di tempo fa. In realtà questo non era la versione finale, era una delle versioni che avevo provato prima, diciamo, di rendere pubblica la versione definitiva. Comunque andiamo a vedere cosa c'è. Il primo tema che si diceva prima era l'input, come interagisce il nostro gain input, che vedete qui, ok? Che io posso attivare o disattivare, nel suono, nella catena del suono, perché vedo che ci sono tante discussioni. Ma io come tengo io l'input della mia macchina proprio in interfaccia qui, se andiamo per dire in input output setting, no? Come tengo il mio segnale input qui? Io lo tengo in questo modo qui. Adesso ho cambiato chitarra, non è la solita che uso, ma tipo questa è un po' più spinta, però generalmente io sto intorno al rosso, ok? Quindi è un -7, tra il -12 e il -7, quello è un po' il mio range. Ma poi c'è un altro, questo è l'input, diciamo il global input che abbiamo all'inizio, no? IO setting, o lo vedete su IO setting o all'interno direttamente sulla macchina in Quad Cortex. Ma io ho un altro blocco input che è questo qui. E cosa c'è qui sotto? Allora, io di solito disabilito il noise reduction, infatti non è attivato, vedete, se io lo attivo posso gestire il soppressore di rumore in ingresso. Ma al di là di quello ho questo input gain che è sempre settato a 0, cioè quello che tu hai indicato prima arriva qua. E il suono infatti è lo stesso che abbiamo sentito prima. Se io vado a abbassare l'input gain qui, andrò a ridurre il segnale che passa in catena e che mi va agli amplificatori. Quindi nel momento in cui sto riducendo questo input si riduce anche la resa dell'amplificatore stesso.
anche troppo, no? Però tirandolo diciamo a 0, tenete conto che questa è una chitarra con mini humbucker, quindi che anche su single coil, chiamiamolo, che sembra un single coil, spinge. E a 0 dB sentite già quanta spinta c'è. Se attacco la Fender col single coil non è così distorto. Infatti questo è anche il motivo per cui alcuni preset suonano diversamente, cambiano da chitarra a chitarra. Questa è una chitarra che spinge, se attivo anche il secondo canale ovviamente mi diventa più distorto. Comunque, come si diceva prima, nel momento in cui cambio i miei settaggi mi cambia anche la resa del suono. Quindi se andiamo in meno 24 dB, ok, questo adesso è un crunch, quindi togliendo il secondo pedale di distorsione, no? Tiro giù l'input gain, cambia, mi si riduce, qua mi si riduce anche il volume. Nel momento in cui, come prima, attivo il pedale di distorsione secondo, riduco l'input, mi si riduce il distorto, aumenta. Ok? Quindi è molto importante che come vogliamo settare i nostri input all'interno del blocco input, che è la prima cosa che andiamo a inserire, cioè questo in qui. Andiamo a vedere su un amplificatore già distorto di suo, vediamo questo cos'era. Andiamo a modificare un po', molto scuro, apriamolo. Il master troppo alto mi fa troppo grosso. Ok, se io anche qui riduco il mio input gain, tiro su, vedete, cambia. Zero dB. Proviamo un effetto fuzzy. Cioè è come se noi mandassimo un mega boost dentro il pre della testata. Quindi al di là anche di come gestiamo l'input, il segnale di livello nel global input della macchina, ricordatevi che avete anche questo. Anche se non usate il blocco attivo, perché non volete usare il noise gate, per dire, il noise reduction, questa manopola comunque interagisce lo stesso, cioè anche se il blocco è disattivato perché non volete far interagire il noise gate, il noise reduction, quell'input lì viene settato e lo assegni anche alla scena, come vedete, e interagisce col vostro amplificatore, anche se il blocco è, chiamiamolo in bypass. In realtà il vero bypass è per il noise reduction, non per il livello del gain, ok? Benissimo. Cambiamo argomento, andiamo a parlare del pedale d'espressione. Allora, mettiamo un wah-wah qui, velocemente, che la stessa cosa vale per il whammy. Eccolo qua, wah-wah, primo Crybaby, fatta. Eccolo qua. Questo è wah-wah. Così è acceso, così è spento. Io voglio che venga abbinato al mio pedale d'espressione. Collegatelo sull'1, collegatelo sul 2, ne avete già 2 collegati, vedete voi. 3 puntini qui sopra il mio wah e vado a assegna pedale d'espressione. Seleziono la casella wah e questo cosa succede? Mi dirà
dopo, ok, a che pedale espressione l'assegno, all'1 o al 2, e voi sceglierete, e dopo selezionate anche questa a destra. Questa è l'attivazione automatica del wah wah in base a quando muoverete, diciamo, il vostro pedale. Allora, nel momento in cui sarà in basso sarà spento, nel momento in cui lo muoverete si attiverà. Come vedete qui sulla sinistra c'è anche uno switch delay, cioè cosa vuol dire? Che quando io appoggerò il pedale in posizione 0, diciamo, quanto tempo, quanti millisecondi prima che il wah wah si spenga veramente, in modo tale che se avete un movimento on off, chiamiamolo non si attiva e si spegne di continuo. Se io mettessi 0 a 0, se io metto 2000 millisecondi, adesso si è spento, ok? Vedete? Quindi adesso ci sono 500 millisecondi dalla posizione off prima che si spenga. Personalmente lo tengo molto basso. Ok? Quindi se volete attivarlo dovete selezionare questa casellina e, come vedete, posizionarvi, mettere il numero del pedale 1, pedale 2 che volete. Poi nel wah wah e nel whammy ci sono vari settaggi. Qua potete partire da una frequenza di wah già al 20% per poi andare su, o invertire quando è giù. Adesso vedete qui dove c'è scritto 100% e 11, vuol dire che quando ce l'ho basso sarà al 100% e quando è in alto invece sarà allo 0%, cioè potete invertire i parametri anche da qui e basta trascinare il puntino, vedete, al di là del puntino precedente e invertirete il suo parametro. Come vedete qui ho abbinato anche all'altro mio pedale, il pedale 1, il delay. Una volta fatto date sempre done, così confermate. Adesso vedrete il pedale wah wah che funziona e si accende quando schiaccio. Ok, benissimo, questo era un altro punto che mi era stato chiesto. Un'altra cosa che mi era stata chiesta, se non ricordo male, era il tema delle capture. Per le catture, adesso non vado a fare una capture, vi rimando al video che troverete qui, scusate. E per le catture cosa bisogna sapere? Bisogna sapere che sostanzialmente ci sono due tipi di catture. Adesso ripeto, non faccio tutto il processo, faccio solo vedere qui a video. Allora, la prima cosa da fare è attaccare la chitarra al quad cortex, quindi io attacco la chitarra sul mio input 1 e qua non ci piove, è la cosa standard. Poi cosa devo fare? Qua ci fa un passaggio guidato che in realtà è già fatto, cioè il secondo passaggio ti dice ok, metti qualcosa per ascoltare quello che stai facendo, per la tua cattura piuttosto che il tuo suono, ma immagino che se stiamo lavorando con quad cortex o lo stiamo ascoltando già in cuffia o lo abbiamo collegato a dei monitor, quindi questo passaggio sostanzialmente è inutile, cioè avete già collegato i vostri monitor o la vostra cuffia per sentire. Adesso la vera cosa è bisogna uscire e andare verso il mio amplificatore. Quindi come vedete c'è dietro la macchina capture output, attaccate il jack lì e andate all'input, all'ingresso della testata o del vostro amplificatore. Testata è come quella che c'è qui dietro, una testata che ha poi un cavo che va collegato ad una cassa, ok? L'amplificatore generalmente combo è un unico case con regolazioni dei volumi bassi, medi, alti e ha già il suo cono collegato. Alcuni di questi amplificatori, vedi il Vox se non ricordo male, o altri amplificatori che hanno magari il case dietro aperto che riuscite a vedere i coni, trovate anche un jack che attacca e stacca il cono alla parte di regolazione. Non tutti, alcuni hanno questa funzione qui. Lo specifico perché dopo ne parliamo un attimo. Quindi da capture output si va all'input del vostro amplificatore. Next. Qui ci dice attenzione, cosa stai catturando?
un amplificatore con il microfono davanti o vuoi catturare direttamente un amplificatore col cavo. Se stai catturando l'amplificatore col cavo, una testata per dire, non devi uscire col tuo cavo dalla testata da dove c'è scritto cabinet o dove c'è scritto 8 ohm, 20 ohm, 8 ohm, 16 ohm, cioè da dove tu andresti normalmente alla tua cassa. No, altrimenti danneggi o la testata o quad cortex, ok? Cioè una testata deve essere collegata, se vuoi prendere anche la fase dei finali, il cavo che dovrebbe andare alla cassa deve andare in un torpedo captor, un carico resistivo sostanzialmente. Deve esserci un captor piuttosto che altri aggeggi del genere. Questo me l'ha fatto il buon Mauro della Jordan Fry. Sostanzialmente cosa succede? Ricevo il cavo dalla testata da dove uscirebbe per andare alla cassa, qua c'è potenza, ok? Ci sono watt, c'è potenza e ohm. E cosa succede? Lui riesce a far scaricare a lavorare a livello di tensione tutto l'amplificatore non andando a rovinare la testata, e da qui mi esce un segnale pulito che io posso far entrare in quad cortex. Questa è la vera differenza. Nel video che io ho fatto vedete come catturare un pedalino o come catturare nello stesso modo tramite un direct box a carico resistivo, cioè praticamente la vostra testata scarica la potenza e poi da lì esce il segnale che potete caricare in quad cortex. Altrimenti la seconda opzione è che voi ci mettete davanti un bel microfono alla vostra cassa e collegate all'input 2. Fino adesso abbiamo collegato un carico resistivo, sostanzialmente un emulatore che mi porta poi il suono puro della testata al mio canale, che poi riceverà la cattura. L'alternativa è quella di, appunto, come dicevamo, di mettere un microfono e far entrare nel canale 2 il cavo del microfono che state utilizzando. Cosa cambierà? Sostanzialmente cambierà che nella fase di regolazioni, qui sostanzialmente vedete input level 1 e dovete tararvi il vostro livello, input level 2, cioè quello che arriva da catturare, e ve lo dovete tarare, ma qua vedete c'è scritto instrumental e mic. Cosa vuol dire? Nell'input 2 che sta arrivando, diciamo, l'amplificatore, il suono dell'amplificatore, se sto lavorando con un microfono dovrò switchare questo in mic, ok? E avrete anche la possibilità di dare il phantom al vostro microfono se è un microfono a condensatore. Se invece sto registrando che cosa? Una DI col carico resistivo, come dicevamo prima, un torpedo captor o altri aggeggi simili, o se magari sto uscendo direttamente dal send del mio amplificatore, quindi sto catturando solo la fase di pre, non serve, arrivo direttamente, lascio qua instrumental, regolo i livelli di ingresso e di uscita, c'è anche l'opzione per regolarli in automatico. Come vedete qua c'è cab simulation. Se state riprendendo una cattura col microfono, la cab simulation non vi serve perché state catturando anche il vostro cabinet. Questa serve per chi cattura direttamente, o come vi dicevo prima, un pedalino, e ovviamente per sentire qualcosa di decente ho bisogno di una simulazione del cabinet, perché io sto catturando solo l'amplificatore pulito senza cabinet. Quindi qua avete le varie opzioni. L'unico rischio che c'è, come si diceva prima, ma non è qui insito in quad cortex, è che voi possiate collegare direttamente una testata a quad cortex. No, la testata dall'uscita che va alle casse, ok? La testata e o l'amplificatore dal jack di uscita che va alle casse non va utilizzata. Cassa inteso cabinet per chitarra, quella non va utilizzata a meno che non ci sia un captor, una DI a carico resistivo, ok? Che possa dissipare la potenza. Benissimo, spero di essere stato chiaro anche in questo. Possiamo rivedere un'altra cosa che è il tema degli split. Allora, cosa sono gli split e come si possono usare? Lo split è questo pallino qui, vedete, che ha delle varie opzioni. Ci interessa vedere la balance e la AB.
principalmente, adesso vi spiego perché. Lo split di segnale cosa fa? Mi divide il segnale tra la riga sopra e poi me lo manda anche qui sotto, e io posso decidere se il segnale da qua sopra deve continuare oppure deve essere stoppato, per dire, e andare solo sotto. Quando qualcuno dice ma ho finito la riga, non riesco ad andare ad aumentare, ad aggiungere altri effetti o altri amplificatori, per farlo in maniera corretta io arrivo qui col mio segnale, metto uno split, lo lascio balance e così sostanzialmente il suono andrebbe sia sopra che sotto. A parte che qua adesso non c'è niente, quindi non mi interesserebbe, ma per pulizia, diciamo, mentale nel ragionamento, se tengo a 0 sostanzialmente il suono va solo sopra, da qua in poi passa solo sopra, non va qua sotto. Se infatti non suona più, se butto tutto a 10 il suono continua e va sotto, infatti sentite che sta passando. Il mix serve quando devo miscelare su una stessa riga, immaginate che io qua torni indietro così, quel suono, quindi io qua avrei creato un suono che arriva fin qua, allo split, scende qua giù, bam 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 bam, e mi ritorna su. Quindi un suono che da qui a qui non c'è niente, praticamente, anche se questo lo spostassi qui. Il suono passa qua, fa questo e va qua, ma in realtà questa parte qua è staccata perché non c'è nessun collegamento, perché qui ho detto vai solo sotto, quindi anche se avessi un effetto qui non si sentirebbe. In questo caso io l'ho lasciato così basso perché voglio sfruttare appieno tutte le mie righe e da qui andare poi al secondo slot di DSP, perché sapete che la potenza è divisa tra queste due righe sopra e due righe sotto, perché Quad Cortex ha le potenze DSP sono divise tra riga 1, riga 2, riga 3, riga 4. Succede che se carico troppo la riga 1 mi dice è già pieno, non puoi metterci altro. Perché? Perché l'altro DSP lavora sulle righe sotto. Fatto ciò, vedete, vado da riga 3 a precedente riga, ok? Qui carico il resto che mi serve e qui uso un altro tipo di split. Allora, adesso vi faccio vedere. Qua, tenendolo così, tutto a 10, io sto usando i vari effetti, tutti in fila come se fosse, diciamo, una catena con l'amplificatore, con tutti gli effetti in fila messi dopo il suono dell'amplificatore, che mi vanno poi a essere sommati insieme senza avere un suono pulito dell'amplificatore che mi va direttamente all'output, ok? Se io volessi invece creare una sonorità diversa, tipo sentiamo come suona questo, se io accendo qui, ok, se io metto soprattutto, vediamo questo, ok, adesso il suono è processato tutto, ok, non ho un suono dry, c'è tutto questo suono lavorato. Se io volessi avere anche un suono dry, vado da questa parte qui, gli metto un bel multi output e questo split che era tutto girato al 10, quindi vuol dire nella riga sotto, lo metto a balance. Balance è 50 e 50. Allora il mio suono adesso andrà di qua per il 50% e di qua per l'altro 50%. Sentite? Quindi adesso sento sia il suono, chiamiamolo clean, dry, dell'ampli, sia quello processato da questo, è un chorus in realtà, sembra quasi un vibrato, no? Vi faccio sentire la differenza. Se io tiro adesso questo balance, lo metto a 0, sentirò solo il suono del mio amplificatore senza più quell'effetto, perché sta uscendo e va dritto qua. Infatti non ho più delay, non ho più riverberi. Ok? Adesso lo rimettiamo al posto e avrò questo. In realtà si può considerare un parallelo, non è un parallelo purissimo perché non c'è il kill dry degli effetti, adesso non entriamo nella specifica, Marco Fantone lo sa, vero? Però diciamo che con la manopola mix all'interno delle varie
dei vari effetti di ritardo, potete arrivare fino a un 90% senza che questo poi vada a impattare se voi accendete o spegnete un effetto. Quindi accendendolo sentirete l'effetto in maniera importante, per dire così, ok, questo è il 74, ma se lo vado a spegnere non sento aumentare il suono della mia chitarra dry, quindi resta costante, quindi così si può ottenere quell'effetto di parallelo, diciamo, che non va a sporcare, perché qui esco con un suono dritto dall'ampli e qui invece processo i miei segnali, ok? Altro modo, e questo è importante per usare questo benedetto split di segnale, è AB. Il concetto è lo stesso, la riga A è quella sopra e la riga B è quella sotto. Sentiamo? Tiro giù la riga A, quindi quella che va su. Sentite gli effetti di ritardo perché il mio suono passa sotto. La riga B idem, ovviamente se io la tiro a 0 sentirete solo il suono dry. Perfetto. Questo perché? Perché potrei decidere di avere, che ne so, senza avere un pedale d'espressione per ogni effetto di ritardo, potrei decidere di lasciare dei mix al 100% e assegnare questo livello, quindi il livello del canale che va agli effetti di ritardo, lo voglio assegnare, per dire, al pedale 1 e gli dico: caro amico, vai da, ecco qua, livello B, da 22% a 100%. Ok? Fatto. E questi qua non gli dico più di andare a una certa percentuale, ma gli tolgo adesso queste regolazioni e li regolo in manuale. Questa l'ho tolta, ok, perfetto. Quindi questo lo metto al mix 94%, questo lo metto a mix 93%, vediamo cosa viene fuori, e questo lo metto a mix esagerato. Benissimo. Però sentite, è lontano. Perché? Perché sono io col mio piede adesso a regolare la quantità di effetto. Man mano che tiro su, vedete qui, quanto livello voglio dare a quel anche se è alto, comunque c'è il mio canale dry qui che va avanti. Questo era un altro piccolo esempio per fare una specie di parallelo e governarlo con un pedale unico di espressione, facendolo entrare e uscire tutti gli effetti che ho deciso di mettere in parallelo contemporaneamente. Un altro piccolo esempio. E vi faccio vedere l'ultima cosa che non avevo notato. Se andate qui sotto avete alcune cose che potete modificare, il tempo, e potete anche decidere per ogni scena che tap tempo dare in maniera diversa. Cioè io qua voglio la mia scena che sia a 100, ok, e la scena dopo la voglio 120 e quella dopo la voglio 80. Potete scriverlo o potete cliccare o potete muovere questo pallino, e quindi ogni scena avrà il suo tempo dedicato. Oppure potete decidere che sia per preset o globale, che quando lo modificate resta sempre quello. A me piace avere differenziato per scena, quindi faccio così. Ma non era questo che volevo farvi vedere. La cosa che non sapevo, che mi è capitato per sbaglio, è la possibilità di spostare le scene. Voglio spostare la scena E alla scena G, si può fare sulla macchina, ma anche da qui basta trascinare e come vedete il colore giallo l'avevo spostato di qua, adesso ho risposto il rosso al posto del giallo e risposto il giallo al suo posto, quindi potete trascinare anche da qui le varie scene semplicemente facendo questa cosa qui. Questo era quanto volevo farvi vedere per oggi, un piccolo ripasso di alcuni temi che abbiamo toccato in video specifici. Se avete domande e volete andare più nel dettaglio in alcuni argomenti, vi prego, mandate un commento, mandate un'email, insomma ci sono vari modi per contattarmi, indicatemi qual è l'argomento di interesse e poi tenterò di approfondirlo. Spero che il video sia stato utile e vi possa essere interessato.
Mi raccomando, se vi piace quello che state vedendo, iscrivetevi al canale se non siete, e sono tanti quelli che guardano i video ma magari non sono iscritti, vi prego iscrivetevi che non vi costa niente ma aiutate il canale a crescere, e lasciate un bel like, un commento e cliccate la vostra campanellina, così sarete sempre informati con le nuove uscite. Ci vediamo presto, ciao!